Oggi Vincenzo ci racconta una storia che parte da un numero. Un numero apparso per caso sul telefono di sua moglie, una sera di giugno, dopo 23 anni di matrimonio in un paesino del Cilento. Vincenzo di mestiere trova i guasti nascosti nelle case degli altri, ma quello dentro casa sua non l'aveva mai visto. E vi avverto, il colpo di scena non è il tradimento. È il perché. Vincenzo si è messo a nudo per raccontarci tutto. Se vuoi darmi una mano a portarti altre storie così, lascia un like, a te costa un attimo, per noi vale moltissimo. Voi ve ne sareste accorti? Perché io no. Per 23 anni, no. Mi chiamo Vincenzo, ho 48 anni e faccio l'elettricista in un paese del Cilento, dove d'inverno siamo 800 anime e d'estate diventiamo 3000. Conosco ogni casa di questo paese da dentro i muri, i quadri elettrici, i contatori, i fili passati di contrabbando negli anni 70 che ancora reggono per miracolo. Sono quello che chiami quando salta la luce. In paese dicono: Vincenzo, ti trova il guasto pure al buio. Il guasto di casa mia, invece, non l'ho visto per 23 anni. Con la luce accesa. Milena, l'ho sposata che avevo 25 anni. Era, ed è ancora, la donna più bella del paese. Una di quelle bellezze che quando entra al bar il rumore cala per un secondo e nessuno lo ammette, ma tutti l'hanno sentito. Capelli scuri lunghi, occhi color miele, un modo di camminare che sembrava sempre in partenza per un posto migliore. Io non ho mai capito perché avesse scelto me. Adesso lo so, ma ci arriviamo, figli non ne abbiamo mai avuti. Scelta sua. Me lo disse chiaro già da fidanzati. I figli sono catene, Vince. Io e te ci bastiamo. Io un figlio lo volevo come si vuole l'aria, ma amavo lei di più, o così mi raccontavo. A un certo punto ho smesso di chiederlo, perché ogni volta le si chiudeva la faccia come una serranda. I segnali c'erano, ovvio. Adesso li vedo tutti, in fila, come lampadine su un filo. Ogni anno, verso giugno, Milena si accendeva. Cantava in cucina, si comprava vestiti nuovi, rideva pure alle mie battute vecchie e ogni settembre si spegneva. La chiamava il mal d'autunno. Io pensavo fosse il sole, il mare, l'estate che finisce. Pensavo che il pericolo, per uno che lavora coi cavi scoperti, fosse fuori casa. Poi arrivò quel martedì di giugno. Ero tornato tardi da un impianto a Castellabate, le mani che sapevano ancora di guaina bruciata. Milena era sotto la doccia. Il suo telefono era in cucina, in carica, attaccato alla presa che le avevo montato io apposta, all'altezza giusta, così non si piegava. L'ho guardato solo perché si è illuminato da solo. Una riga bianca su fondo nero. Federico V, meno 47. Anch'io li conto, amore mio. Lo giuro, per 10 secondi non ho capito. Ho fatto pure il calcolo, deformazione mia. Meno 47 da quel giorno faceva metà agosto. E poi il nome, Federico V. Federico Villa, il milanese, quello della casa grande vicino al Belvedere, la famiglia che viene in villeggiatura da sempre. Gli avevo rifatto io il quadro elettrico 3 estati prima. Mi aveva pure offerto il caffè. Ho le mani ferme, io. Devi averle ferme, nel mio mestiere, se no non campi. Quella sera ho riempito un bicchiere d'acqua e me lo sono rovesciato sui pantaloni, perché le mani mi ballavano come a un apprendista il primo giorno. Ho sentito la doccia chiudersi, il phon partire e ho rimesso il telefono esattamente com'era, schermo verso il muro, e ho apparecchiato. Ho apparecchiato la tavola come un cretino, perché non sapevo che altro fare con le mani. Non ho detto niente. Per 18 giorni niente. La guardavo mangiare, la guardavo dormire e contavo anch'io. Meno 40, meno 35. La mattina
riscaldavo la stessa tazza di caffè 3, 4 volte e la buttavo piena nel lavandino. Una notte, alle 3, le ho preso il telefono. Il codice l'ho indovinato al secondo tentativo, 1999. Pensai, il 1999, l'anno prima del nostro matrimonio. Chissà perché, chissà perché. Dentro c'era una chat lunga mesi. Amore mio, conto i giorni. Quest'anno la spiaggetta di sotto. Mia moglie che scriveva a un altro uomo cose che a me non aveva scritto mai, nemmeno da fidanzati. Il confronto lo feci un sabato, in cucina, col telefono suo poggiato tra noi come un ferro rovente. Lei non gridò. Milena non grida mai. È una cosa che una volta amavo. Guardò il telefono, poi guardò me e disse: «È successo l'estate scorsa. Una volta. È finita. Doveva finire da sola. Una volta». Io avevo letto la chat. Sapevo che una volta non stava in piedi. Ma volete sapere la verità? Volevo crederle. Un uomo che ha costruito 23 anni dentro 4 mura vuole crederci che il muro è solo crepato e non marcio. Le dissi: «Giurami che finisce». Lei giurò e per qualche settimana recitammo la commedia. Cene fuori a Palinuro, passeggiate al porto. Lei che mi teneva il braccio come ai tempi. Io intanto facevo cose di cui mi vergogno. Passavo col furgone davanti alla casa dei Villa 2 volte al giorno, senza motivo. Controllavo il suo telefono ogni notte, come un turno di guardia. Una sera, dopo 3 birre al bar di Assunta, tornai a casa e spaccai a pugni il lampione del cortile. L'avevo montato io, per lei, perché non avesse paura a rientrare col buio. Mi aprii le nocche sul vetro. Milena mi medicò la mano in silenzio e in quel silenzio c'era qualcosa che non riuscivo a nominare. Non era colpa, era pazienza, come chi aspetta una data. Ad agosto i Villa arrivarono, come ogni anno. E come ogni anno, alla vecchia signora Villa saltò il salvavita e in paese l'elettricista sono io. Ci andai. Orgoglio, stupidità, chiamatelo come volete. Federico mi aprì in camicia di lino bianca, abbronzato, rilassato, e mi strinse la mano. «Prego, Vincenzo», sempre gentile. Lavorai 40 minuti nel suo garage con le sue foto di famiglia alle pareti, la moglie milanese, i figli in barca. Lui non sapeva che io sapevo. Io non sapevo ancora quanto c'era da sapere. Lo scoprii una settimana dopo, cercando in cima all'armadio la borsa del mare. Trovai una scatola di latta, di quelle dei biscotti, chiusa con un elastico. Dentro, biglietti del treno Milano-Vallo della Lucania. Il più vecchio era del luglio 1998. Fotografie di loro due, giovani, sulla spiaggetta di sotto. Lettere. E in fondo, piegato in 4, un foglio con la scrittura di lui. «Non legarti con figli, ti prego. Quando sarà il momento, ti porto via». E sotto la brutta copia di una risposta. Scrittura di mia moglie, inchiostro recente. «Te l'ho promesso a 19 anni. Non ho mai smesso». Mi sedetti per terra, davanti all'armadio, con la scatola in grembo. 1999. Il codice del telefono non era l'anno prima del nostro matrimonio. Era l'anno loro. 23 anni di matrimonio e io ero stato la sala d'aspetto. Capii tutto in una volta, come quando trovi il guasto e ti chiedi come hai fatto a non vederlo. I figli non li aveva mai voluti non per scelta di vita. Non li aveva voluti con me, perché un figlio la inchiodava qui e lei si teneva pronta. Pronta a partire, da prima ancora di dirmi sì in chiesa. Il mal d'autunno non era malinconia, era lui che ripartiva. Misi la scatola sul tavolo della cucina
e aspettai che tornasse dalla spesa. Lei posò le buste, vide la latta e non impallidì nemmeno. Disse: «Tu mi hai avuta per 23 anni. Lui ha avuto le briciole». Io risposi piano, perché non mi era rimasta voce: «No, Milena, le briciole ero io». Lei allora disse l'unica frase sincera di tutto il nostro matrimonio: «Non ti ho mai promesso un figlio, Vincè. Su questo non ti ho mai mentito». Aveva ragione. È la cosa più feroce. Aveva ragione. Se ne andò a fine agosto con 2 valigie da sua sorella a Vallo. Aspettava lui, la famosa partenza promessa. E qui la vita fece la sua ironia. A settembre Federico richiuse la casa, caricò la moglie e i figli in macchina e tornò a Milano, come ogni anno. Non la portò via, non l'avrebbe portata via mai. Certe promesse funzionano solo finché restano promesse. Ma non pensate che io abbia gioito. Ottobre fu il mio fondo. Casa mia sapeva di lei da ogni cassetto. E allora non ci dormivo. Dormivo nel deposito, su una branda, tra i rotoli di cavo e le scatole di frutto. Cenavo con tonno dal barattolo e pane raffermo. Guardavo il suo profilo di nascosto col telefono sotto la coperta, come un ladro di me stesso. Non rispondevo alle chiamate di lavoro. Io, che in 30 anni non avevo mai lasciato un cliente al buio. Poi arrivò la notte della tempesta. Fine ottobre, scirocco e acqua di traverso, e saltò la cabina che serve il centro storico. Il paese vecchio tutto nero, 800 anime al buio. Mi chiamò il sindaco alle 11. Avrei potuto dire di no. Uscii col furgone, 4 ore sotto la pioggia, le mani gelate sulla morsettiera, il vento che mi strappava il telo. Alle 3:15 riattaccai la linea e il paese si riaccese davanti a me. Prima una finestra, poi 10, poi tutte, come una cosa viva. La zia Carmela, 90 anni, aprì gli scuri di fronte alla cabina e gridò nel vento: «Vincè, è tornata la luce!» E io, dentro il furgone, mi misi a piangere come non piangevo da bambino, perché lo capii lì, fradicio e con le nocche ancora segnate. Io sono uno che la luce la riporta. Nelle case degli altri l'avevo sempre fatto. Mancava solo la mia. Da lì cominciai, a modo mio, un filo alla volta. Tornai a dormire a casa e per prima cosa buttai il materasso e ridipinsi la camera, di bianco, io da solo, storto ma mio. Presi con me Ciro, il ragazzo che mi faceva da apprendista d'estate, e gli feci un contratto vero. Adesso in ditta siamo in 2. E quando ride lui, il deposito sembra meno vuoto. La domenica mattina scendo a Marina di Camerota, anche d'inverno. Mi siedo sugli scogli e non penso. Guardo. Ricadute ce ne sono state. A Natale controllai di nuovo il suo profilo e mi odiai per una settimana. Lo dico perché è vero, non perché sia fiero. In primavera firmammo la separazione al tribunale di Vallo della Lucania. Milena era bella come sempre e per la prima volta guardarla non mi fece male. Mi fece solo una gran malinconia, come una casa splendida con l'impianto marcio dentro i muri. Ci dicemmo buona fortuna e lo pensavamo entrambi, credo. L'estate dopo la vidi al mercato, da lontano, sola. Non attraversai la strada. Non per rancore, perché non ce n'era più bisogno. Faccio l'elettricista da 30 anni e una cosa la so: un impianto può reggere per decenni con un difetto nascosto dentro il muro. Funziona tutto, le luci si accendono e intanto lì dietro qualcosa consuma. Il mio matrimonio era così, difettoso dal primo giorno, e nessun controllo l'avrebbe salvato, perché il difetto non ero io.
e non potevo ripararlo io. Questa è la verità che mi porto. Non puoi tenere accesa una casa dove qualcuno dentro ha scelto un'altra luce. Puoi solo staccare, mettere in sicurezza e rifare il tuo impianto da capo. Fa buio. Per un po', fa un buio che non auguro a nessuno. Ma la corrente, se le lasci una strada, torna sempre. A me è tornata, una finestra alla volta, come il mio paese quella notte. E stavolta l'impianto l'ho fatto io, a regola d'arte, e so che... Vincenzo dice che la corrente, se le lasci una strada, torna sempre. E dopo quello che ha passato, io gli credo. Se questa storia ti ha toccato, qui accanto ne trovi un'altra che devi assolutamente sentire. Ci vediamo lì.